Vi ricordate quando ero contentissimo e di quanto ero gasato appena dopo le qualifiche? Ho imbroccato un giro. Ecco, piano piano quelle belle sensazioni hanno iniziato a lasciare spazio all'idea che in pista c'erano 37 macchine, che io partivo proprio in mezzo al gruppone. Aggiungeteci il fatto che il freno era un pochino strano durante le qualifiche, quindi i meccanici hanno deciso di cambiare tutto l'impianto frenante per sicurezza e adesso avete una vaga idea di cosa c'era nella mia testa appena prima di gara 1. Quindi ho ben pensato di tornare alla mia routine pre-gara. Tanto una gara di sci non è poi tanto diversa da una gara di macchine. Tutto sommato poi sempre una gara è. Musica, occhiali, mi rannicchio di fianco alla macchina e inizio a concentrarmi. La mia più grande paura era di dover fare tutta la gara dietro la safety car, il che non è una cosa impensabile, perché immaginatevi 37 macchine in pista, un incidente, la gara dura 20 minuti, avevamo calcolato che più o meno senza safety car e senza rallentamenti si potevano fare sui 12 giri, quindi se anche solo si fanno 4 giri dietro la safety car, un terzo della gara è bella che è andata. Una griglia sold out per quanto riguarda questo round inaugurale della Legends Car Italia, con 36 vetture al via per queste auto di derivazione americana che stanno conoscendo soprattutto negli ultimi anni una grande escalation in termini di popolarità, con griglie sempre più colme di partecipanti. Ma partiamo dalle basi. Come funzionano le gare di Legend Cars? Allora, nella giornata di gara ci sono le qualifiche e 2 gare. La qualifica determina l'ordine di partenza della prima gara e l'ordine di arrivo della prima gara determina la griglia di partenza della seconda gara. La partenza avviene sempre dietro safety car per evitare dei super ammucchiamenti in partenza, visto che la frizione a piede non è delle più semplici da staccare. Queste macchine non hanno il differenziale, quindi ci sarebbe un sacco di slittamento e oltretutto non farebbe neanche bene alle macchine fare le partenze lanciate. Le gare durano 20 minuti e allo scadere dei 20 minuti inizia l'ultimo giro. Le classifiche invece funzionano come vi avevo spiegato nel video delle qualifiche, quindi io fossi in voi cliccherei la scheda qui in alto a destra per andare a guardarvi quel video, perché vi racconto un po' tutto nel dettaglio. Vedete da queste immagini, con le vetture pronte per dare vita a questo primo round stagionale, si parte! In questo momento con Simone Borghi all'interno, attenzione anche al tentativo di Ferrario su Nasca verso la staccata della... Partenza ok, niente di eclatante, ma non ho perso posizioni, quindi va benissimo. Adesso proviamo a capire qui come funziona la situazione. Sull'erba c'è un contatto con Gianluca Borghi che è finito a muro. Gianluca Borghi si è toccato con un'altra vettura ed è finito a muro nel rettifilo che conduce verso la curva parabolica. E come non detto, ecco la prima safety car. Va bene, tutto nella norma, ce lo aspettavamo. Io ho in mente una sola cosa: tenere le gomme calde senza surriscaldarle ed essere super pronto e reattivo per la ripartenza. Tra l'altro, ragazzi, guardate quante macchine ci sono in pista, sembra un motoraduno. Ma rientra in questo momento la safety car, alle spalle un gruppetto indiavolato formato da Nasca, Bonci, Ferrario. Si riparte in questo momento. Altra partenza assolutamente non ideale, infatti qui ho perso una posizione, però sentivo di avere un buon ritmo per giocarmi qualche posizione. Qualche traverso qua e là, ma questo è parte del gioco e sono quasi divertenti, e la mia 14ª posizione non me la toglieva nessuno, finché non succede questo. Vediamo se qualcuno si accorge dal rumore di cosa è successo. Freno, faccio per scalare, la marcia non entra, freno ancora più forte perché non avendo il freno motore che mi aiutava, qualcosa dovevo pur farlo per non centrare quello davanti. Vado lunghissimo, ghiaia e perdo 5 posizioni. Convinto però di poter recuperare, mi rimbocco le maniche e mi metto al lavoro. Ah sì, peccato che neanche tempo di finire il giro, entra un'altra safety car che ci teniamo fino a fine gara. Di Simone Borghi, attenzione, c'è intanto un pilota fermo in curva 1
E attenzione, perché questa situazione potrebbe effettivamente creare una safety, perché appena creare sul una cordolo safety all'esterno. Infatti safety car in questo momento, appuntamento a gara 2. Alla ripartenza sei rimasto... Quello sì, ed è un errore mio. Quello lì è un errore mio. Poi dopo avevamo preso un bel ritmo, noi tre, facevamo una bella bagarre. Esatto, io ero anche tranquillo nel guidare, cioè ero molto rilassato. Arrivo in fondo, ho forzato leggermente la staccata, ma non una roba, avrò frenato 2 metri dopo, appena ho toccato, fuori dritto, e non mi sono entrate 3 marce. Ero in quinta, ho fatto la curva in quinta nella ghiaia. Un buon ritmo fino a un certo punto, te la giocavi lì. Sì. Poi Purtroppo gara 2 partirò da dove ho finito in gara 1 e quindi sarà una gara in rimonta, ma non si molla mai. si parte per questa gara 2 della Legends Car Italia. Insomma, start regolare con piloti che hanno approfittato di queste fasi iniziali per cercare di guadagnare terreno. Posizione, poi Verdi, Braghe, Laura, Garroni, Cappelli, Rocca, Antis, Dangolini, Foglia nei primi 20. Attenzione qui, altri 2 piloti fermi al ferro di cavallo, Rocca e Foglia dunque fuori gara. Staremo a vedere se a questo punto entrerà o meno la safety car. Già, è andata così. Questa è come è finita la mia prima gara di macchine. Cosa è successo? Allora, come era successo anche nel video delle libere e delle qualifiche, quando io prendevo delle buche o comunque quando facevo dei lunghi, come è successo, quindi che sono andato nel prato e ho preso delle buche, il cambio poi faceva fatica ad ingranare le marce. Ok, la macchina ha un problema: non forzare le staccate e non forzare le frenate, non fare cazzate perché qua vai fuori. Non ho forzato le staccate, anzi ho frenato molto prima di dove avrei dovuto, tanto che ho perso 3 posizioni in una staccata. La frenata dopo, anche quello, ho provato a mantenerla molto tranquilla. Appena ho toccato i freni, drittone, super bloccaggio, e ho centrato, poverino, l'altro ragazzo, che tra l'altro ho rincorso per tutto il paddock per un sacco di tempo per chiedergli scusa perché mi sentivo veramente tanto in colpa. Indipendentemente da come è finita la gara, che sono le corse, questo succede, dovevo saperlo. Mi dispiace più che altro perché il mio obiettivo per la prima gara era andare ad imparare, capire come muoversi all'interno della pista, come tenere la posizione, e quello che mi è dispiaciuto in assoluto di più è aver fatto tutta gara 1 dietro la safety car e non aver potuto combattere in gara 2 per colpa mia, per un mio errore. Quindi mi brucia un pochino, mi dispiace questa cosa, però sicuramente mi potrò rifare. Sono testardo, quindi non succederà più che uscirò da solo per un errore così stupido, e sicuramente non succederà più che sarò 15esimo, perché ve lo prometto, la prossima gara io punto alla top 10 tutto il tempo. E quindi niente, questa è stata la mia prima gara di macchine e spero l'ultima, finita con quasi 0 punti. Non si molla, prossima gara batto Albi.